Ciao a tutti homebrewers e appassionati! Negli ultimi due video vi ho fatto una panoramica su come faccio la birra in casa e come seguo anche ogni fase del processo in base alla tipologia di birra. Ma già vi inizio ad anticipare delle novità che vedrete da qui in poi. Come molti di voi avranno intuito, parlo di contropressione e carbonazione forzata, cioè quelle tecniche che ci permettono di lavorare utilizzando la CO2 per spostare la birra o per imbottigliarla, in modo da limitare il più possibile il contatto dell'ossigeno con la birra finita. Queste tecniche oggi sono considerate le più avanzate in homebrewing e si parla infatti di homebrewing 2.0. Perché segnano di fatto un netto distacco con le tecniche più tradizionali e per certi versi si avvicinano di più al mondo professionale. Per molti di voi questi non saranno argomenti nuovi e si trovano ormai online tantissime guide e tantissime informazioni su canali YouTube, su blog o altri siti. Ma per molti altri che si stanno affacciando adesso all'homebrewing o che stanno conoscendo questo mondo attraverso questo canale potrebbero essere argomenti nuovi, per cui cercherò di trattarli come tali. L'esigenza di approcciare a queste tecniche non risponde solo alla necessità di migliorare la qualità delle proprie birre, perché ci sono tanti casi in cui si può raggiungere un livello molto alto anche senza ricorrere alle bombole di CO2. Nel mio caso risponde alla necessità di fare uno step in su alcuni stili come lager chiare, luppolate, dove con il mio attuale setup sono molto limitato nel poter fare ad esempio travasi o dry hopping tardivi e sono sempre vincolato alla rifermentazione. L'altra mia esigenza è quella di poter iniziare a servire la mia birra anche alla spina, che trovo particolarmente utile in occasioni dove voglio avere la mia birra fresca e ben servita ad un pubblico più numeroso. Con le bottiglie si finisce facilmente per servire una birra più limpida nei primi bicchieri e meno in quelli successivi, e i fondi di lievito su alcuni stili sono davvero poco desiderabili nel bicchiere. Partiamo dall'inizio. Per lavorare in contropressione la prima cosa che serve sarà una bombola di CO2. Le più facili da reperire e anche le più pratiche sembrano essere le bombole da SodaStream. Spesso vengono fornite con un gasatore per l'acqua dai fornitori di depuratori d'acqua. Si possono acquistare facilmente singolarmente, sono piccole e pratiche, contengono circa 425 grammi di CO2. Una bombola nuova costa circa 30 euro e una volta vuota si può sostituire in negozio con una nuova piena al costo di 12 euro. Meno facili da reperire sono invece i formati più grossi che vanno da 2 a 10 kg, su questi formati però il costo della bombola e della ricarica in proporzione è molto più vantaggioso rispetto alle SodaStream. Non trovando fornitori vicino a me ho dovuto acquistare online questa bombola da 6 kg carica al costo di 82 euro, che purtroppo dovrò far ricaricare rispedendola alla ditta tramite corriere. Mi costerà quasi quanto una bombola nuova, ma non ho alternative al momento. Alla bombola va connesso un riduttore di pressione che serve per poter regolare la pressione di CO2 da erogare. Ci sono riduttori con attacco specifico per queste bombole V21.8. Con le SodaStream bisogna prendere un adattatore, ma ci sono anche dei riduttori fatti apposta che sono anche molto più compatti e pratici. Per l'uso che penso di farne ho deciso di prendere un riduttore a 2 vie della Kegland. Ho valutato anche modelli più economici, ma leggendo un po' le esperienze degli altri homebrewers si consiglia caldamente di non risparmiare troppo su questo componente. Passiamo ai fusti pressurizzabili. Ho acquistato 2 fusti usati della AEB da 19 litri. Detti anche keg o Cornelius keg, sono fusti utilizzati in ambito professionale per il servizio alla spina di bevande carbonate e non. Sono fatti in acciaio con base e manici in gomma dura. Hanno un'apertura sopra con una maniglia meccanica e una grande guarnizione e 2 ingressi pressurizzati, che sono degli innesti rapidi per queste applicazioni che sono chiamati ball lock. Uno è per la linea gas, cioè per la CO2, l'altro è per la linea birra. A prima vista sembrano uguali, ma ci sono delle piccole differenze per cui non vanno scambiati. Quello per il gas ha delle tacche nel dado in basso. All'interno la linea della birra continua con lo spinone, cioè questo lungo tubo in acciaio che arriva al fondo del fusto e serve appunto a prelevare fino all'ultima goccia di birra.
La linea della CO2 invece ha un terminale molto più corto che termina direttamente nello spazio di testa. Il coperchio è provvisto anche di un'utilissima valvola di sicurezza che si apre e sfoga l'eccesso di gas prodotto. Dopo averli puliti esternamente, ho fatto un lavaggio accurato di ogni componente rimuovendo il coperchio e svitando gli innesti ball lock. Anche se le guarnizioni erano in buono stato, ho deciso di cambiarle con delle nuove. La prima modifica che ho fatto è quella di sostituire lo spinone. Questo serve per prelevare la birra dal fondo in modo da svuotare al massimo il fusto, ma con la birra artigianale in assenza di microfiltrazione avremo sempre un po' di fondo che può depositarsi con il tempo, quindi avrebbe più senso prelevare la birra limpida dalla superficie, per cui ho sostituito lo spinone con un terminale corto come quello della linea gas e qui ho connesso il tubo in silicone con la sfera galleggiante in acciaio. Per collegare bombole e fusti ci sono vari componenti di mezzo, essendo la prima volta che ne parlo ve li introduco un po'. Dal riduttore della bombola ci sono i raccordi per il tubo, esistono quelli con portatubo a pressione e quelli avvitati. Si chiamano John Guest o Duo-Tight, come questi che ho preso io. Funzionano a pressione con i tubi appositi e vanno acquistati del diametro del tubo da accoppiare. Per le mie applicazioni ho scelto un tubo da 8 mm EVA Barrier, che è un tubo rigido con una pellicola interna e una esterna ed è specifico per queste applicazioni. Non credo che possiate lavorare bene con tubi in silicone generici. Il tubo viene innestato a pressione al Duo-Tight della bombola e all'altro capo ci va il connettore ball lock per la linea gas. Sono dei connettori specifici, anche qui per la linea gas e birra si differenziano in questo caso dal colore, grigio quello della linea gas e nero per la birra. Una volta connesso al tubo apro la valvola della bombola per testare la tenuta, se non ci sono perdite udibili sono connessi bene. Per il momento non userò questi fusti per fermentare la birra, ma conto di trasferirla qui da fermentatori per affinare la birra al freddo e carbonarla forzatamente. Quindi continuerò all'inizio a fermentare nei normali fermentatori di plastica e alla domanda se si può fare un trasferimento in contropressione da questi fermentatori rispondo che in teoria no, perché non posso portarli appunto alla pressione di esercizio, ma posso fare un trasferimento a spinta di CO2, quindi in assenza di contatto con ossigeno, ed è quello che voglio testare. Ho riempito il fermentatore con acqua e ho testato un po' il sistema. Pensavo che il fermentatore reggesse qualcosa in più, da quello che vedo già con 0.5 o un PSI massimo, il fermentatore si gonfia tanto, andando proprio a deformarlo, e parte del gas esce dalle guarnizioni del portasonda e dell'innesto ball lock. Comunque questo test di trasferimento con acqua non ha mostrato problematiche. Per testare la contropressione vera e propria invece ho utilizzato questi piccoli fusti in plastica pressurizzabile da 4 litri che si chiamano Oxebar. Esistono in vari formati, questi sono i più piccoli e li ho pensati per riempirli con birre da collegare alla spina per piccoli eventi, per evitare di avere una grossa quantità di birra alla spina che nel giro di qualche settimana potrebbe poi perdere freschezza prima di essere consumata del tutto. Sono dei fusti in plastica pressurizzabile, simile a quella delle bevande gassate, hanno una grossa apertura, rimosso il tappo, questo va sostituito con il componente con 3 uscite. Una delle 3 è la valvola di sicurezza, che è essenziale in questi fusti in plastica. Le altre 2 sono le vie per la birra e la CO2, che qui è in colore giallo per la CO2 e rosso per la birra. Dalla linea per la birra si connette questo tubicino rigido che funge da spinone per prelevare la birra dal fondo. Va tagliato a misura anche qui non lo sto sostituendo con il galleggiante perché conto di trasferire qui una birra già lagerizzata e abbastanza pulita. Per testare il trasferimento in contropressione ho messo a uguale pressione di 10 psi i 2 fusti. Ho connesso poi la bombola alla linea gas del keg grande e ho collegato la linea birra del fusto con quella dell'Oxebar. Essendo a uguale pressione non succede nulla.
Appena abbasso un po' la pressione dell'Oxebar dalla valvola di sicurezza, si avvierà il trasferimento di birra in contropressione. La CO2 spingerà la birra dal fusto dove la pressione è maggiore a quello dove è inferiore. Poco dopo però si raggiungerà un nuovo equilibrio, perché nel primo keg il volume è diminuito e anche la pressione interna. Se non voglio agire di continuo sulla valvola di sfiato, posso connettere una spunding valve nella via gas del fusto Oxebar, regolandola alla pressione di esercizio, in modo che durante il riempimento parte del gas in eccesso verrà espulso, favorendo la contropressione. La valvola di spunding è composta da un manometro e una vite che regola la pressione di esercizio. La valvola di spunding nasce appunto per questa tecnica denominata spunding, che serve per la carbonazione forzata durante la fermentazione, cioè quella che consente di carbonare la birra con la CO2 prodotta dal lievito stesso durante le prime o le ultime fasi di fermentazione. Qui invece verrà utilizzata per un altro scopo. La valvola è composta da un manometro, che ci mostra la pressione registrata, e una vite che regola la pressione di esercizio, oltre la quale il gas verrà espulso. Quindi dobbiamo svitare la vite in modo da regolare la pressione nel secondo fusto inferiore al primo. La differenza di pressione tra i due fusti determina anche la velocità di trasferimento. Adesso è il momento di testare tutto ciò con una vera e propria birra. Per il momento ci fermiamo qua. Le novità che sto testando sono tante e non vorrei trattare tutto subito, anche per permettervi di metabolizzare questi concetti a piccole dosi. Nel prossimo video vi farò vedere come è andato il test con una birra di prova, una cotta che sono riuscito alla meglio a mettere su quest'estate con i materiali che avevo a casa. Quelle che vedrete ovviamente sono le mie prime esperienze con queste tecniche, per cui se avete domande, consigli o suggerimenti avrò il piacere di parlarne con voi qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto e volete vedere come prosegue questa avventura con la contropressione, lasciate anche un like e ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video.